L'altra volta avete visto TCL. Non si dovrebbe pronunciare così, ma sono italiano. Comunque, spero che abbiate apprezzato il video dove recensisco uno dei suoi smartphone, il 10 Lite. Vi ho fatto vedere praticamente tutto, dall'hardware al software alle immagini che può catturare, eccetera. Ora è il momento di mostrarvi il fratellone, ovvero il 10 Pro. Non farò tanto lungo questo video perché alla fine si tratta di un potenziamento dell'edizione Lite, perciò immagini e video non ve li sto a mostrare, anche perché quando lo dovevo rimandare indietro formattando mi sono scordato di trasferire tutti i contenuti fotografici. Perciò, detto questo, vedrete solo le cose principali. Per andare a vedere più a lungo vi invito a visualizzare quest'altro video. Intanto le cose sono quelle, ripeto, questo dispositivo è un potenziamento dell'altro. Unboxing, stessa scatola, stesso contenuto del 10 Lite. Queste sono le caratteristiche tecniche. La configurazione è semplice, ti fanno impostare subito le modalità di sicurezza per l'accesso al dispositivo, quindi impronta digitale che per la maggior parte delle volte funziona, viene voglia di utilizzarla quasi sempre, e riconoscimento facciale, oltre naturalmente al classico codice. Si imposta poi Google Assistant con la bellissima voce che ho, e eccetera eccetera eccetera, la solita configurazione da smartphone. Come avete ben visto, si tratta del top dell'azienda, anche perché è giovane per questo tipo di campo. Infatti TCL è sempre stata famosa per i suoi televisori. Comunque, mi piace molto per il fatto che il comparto fotografico non sporge più di tanto dalla sagoma generale del dispositivo. C'è solamente un minimo rialzo impercettibile, così è facile da appoggiare su una superficie senza rovinare più di tanto gli obiettivi. Colorazione della scocca in verde scuro è una delle poche che ho apprezzato finora per quanto riguarda i dispositivi Android, perché in genere o li trovo pacchiani o li trovo brutti. È un vetro opaco che cerca di non far lasciare impronte e infatti ci riesce bene rispetto ad altri concorrenti. Ha uno schermo che ricopre il più possibile la faccia frontale, 6,47 pollici con le curvature laterali per dare un senso di immersione. Poi i dati tecnici li avete visti prima, non li sto a ripetere. Come sugli altri della famiglia c'è la voce Next Vision che consente di personalizzare al meglio i toni, i colori, migliorare la lettura, passare da SDR a HDR, il True Color con la modalità vivido, delicata, standard. Per impostazione predefinita è impostata la prima voce. L'interfaccia è personalizzata da TCL AI, molto vicina alla base di Android. Semplice da utilizzare. Cosa fantastica che ho apprezzato anche nell'altro video è l'animazione delle icone. È comoda quella che consente di bloccare lo schermo senza azionare il tasto destro laterale. Il tasto cosiddetto speciale non è programmabile come accade con il 10 Lite. Sinceramente non capisco il perché, quindi se pigiato avvia Google Assistant. Quest'ultimo si può attivare anche se lo schermo è bloccato. Come hardware non è il meglio dei meglio, quindi non può rivaleggiare con quelli di fascia veramente alta, però con 316 sacchi avete secondo me tanto.
Cioè, vi basta ed avanza. Per riassumere, 128 GB di archiviazione, anche perché i video possiamo farli in 4K precisi, 3840x2160 pixel, 6 GB di RAM, risoluzione Full HD+, batteria che regge 4500 mAh, un processore non male, lo Snapdragon 675, i giochi girano bene, se reggono bene sul 10L, perché non dovrebbero girare egregiamente anche su questo. E per finire, fotocamera. Ricordo sempre che questo aspetto caratterizza molto lo smartphone, intendo in generale, ormai tra dispositivo e dispositivo cambia specialmente quello, poi RAM, archiviazione e altra roba è sempre la stessa salsa. È un telefono che si aggiorna spesso, visto che è relativamente nuovo. Siete al sicuro per qualche tempo. Ovviamente Android 10 è aggiornabile all'11. In generale ve ne ho parlato, ripeto, c'è diciamo il video più completo col 10 Lite, anche quest'ultimo va più che bene, però vedendo lo schermo di questo 10 Pro, beh, io ci spenderei qualche soldo in più per avere tale comfort. Dettagli li trovate sull'articolo di SEO Tech, come sempre in descrizione. Liberate la vostra fantasia nei commenti. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Ci vediamo ad un prossimo video.